Amici di Story Hunter, siamo qui con questo magnifico camper a Fuerteventura, Playa de Sotavento. È una spiaggia enorme, grandissima, che è a sud dell'isola, in questo punto. E abbiamo fatto gran parte dell'isola. Questa è un'isola molto grande che con il camper si gira benissimo, perché ci siamo potuti fermare in posti magnifici come questo. Ora siamo nella Playa de Sotavento, una delle playa più grandi dell'isola, una delle spiagge dove adesso, perché appunto non abbiamo il vento e non vedete surfisti, ma è pieno di surfisti di solito, perché è proprio la spiaggia con più vento. Fuerteventura è un'isola molto molto grande e molto bella per le spiagge, soprattutto perché ha delle spiagge grandi e con colori anche caraibici, come abbiamo visto anche nelle dune di Corralejo. Come diceva Barbara, Fuerteventura è un'ottima isola da girare in camper, quantomeno perché il camper consente di pernottare in luoghi che non è errato definire selvaggi. Fra l'altro in tutte le Canarie il costo della benzina e del diesel in questo caso è veramente conveniente per le nostre tasche, si aggira intorno al 1,130-140 e quindi è notevolmente inferiore a quello che noi lo paghiamo solitamente in Italia. E la cosa della quale bisogna prestare precauzione è prepararsi, e quella che per raggiungere i posti selvatici di cui parlavamo prima, che per la maggior parte si tratta appunto di spiagge, si tratta di spiagge, golfi come Cofete al sud, o tanti altri posti, per esempio qui nella zona del monte Tindaia, questa montagna sacra prospiciente al versante ovest, nord-ovest della costa. Per raggiungere i posti dove dormire bisogna percorrere a volte anche decine di chilometri di sterrato. Uno sterrato che con un camper va chiaramente affrontato a una velocità che può stare tra i 10 e i 20 chilometri orari, no? Mettendo il mezzo insomma sotto un bello stress da vibrazioni. Però poi si raggiungono parcheggi dove solitamente poi rimangono a pernottare pochi equipaggi, quindi si dorme in dei bellissimi parcheggi proprio sul mare, sulle scogliere, sulla visione di questi enormi spiaggi come a Cofete per esempio, o queste bellissime calette, in pochissimi camper. Quindi è un'isola fortemente adatta per affittare un camper in loco. Ovviamente non vale la pena portarselo dall'Europa, diciamo, continentale, che consentono chiaramente di affittare a prezzi non esagerati, anche se va ricordato che qui non esiste l'alta stagione e la bassa stagione,
perché c'è una stagione turistica che dura per tutto l'anno. Ottimo in camper anche perché appunto difficilmente fa troppo caldo, così come difficilmente fa freddo, anzi è freddo proprio assolutamente mai. Di notte quindi basta essere organizzati con una copertina proprio per i più freddolosi e d'estate al tramontare del sole le temperature comunque diminuiscono parecchio e anche di giorno non superano quasi mai i 29-30 gradi. Quindi non si hanno queste temperature proibitive per il camper, per cui necessita magari l'uso o di stufe o di arie condizionate di vario tipo. I parcheggi sono molto tollerati, ho detto proprio parcheggio, quindi la parcar, non la campar, ci si può apparcare più o meno dovunque. E l'importante è non campeggiare, cioè quindi non estrarre tavolini, seggiole, tendalini e compagnia bella, anche se poi lì il buon senso di ognuno può sicuramente permettere un certo grado di libertà, sempre nel rispetto. Il tipo di viaggiatore che si incontra in camper è un viaggiatore al quale piace ovviamente molto sperimentare un po' la vita selvaggia, chi viene in queste isole, no? E il mare, anche perché chi ambisce ad una vacanza di tipo diverso, le urbanizzazioni turistiche ce ne sono notevolmente grandi e attrezzate, quindi per quello che riguarda appartamenti in affitto e quant'altro, hotel eccetera. Il camper è proprio una alternativa e ci si ritrova a frequentare posti alternativi. Un'ottima idea viaggiare come la chiamano qui, Fuerteventura in camper, perché è un'isola anche piuttosto estesa che vi impiegherà più di un paio d'ore a percorrerla da nord a sud. Se devo consigliarvi una buona app utile per trovare i service, ma soprattutto i parcheggi dove pernottare, si chiama Park 4 numero Night. Park 4 Night. E l'app vi guiderà proprio attraverso la mappa e vi farà proprio da guida per raggiungere esattamente il punto. Esistono molte stazioni di servizio dove potete scaricare le vostre acque grigie e nere e dove ricaricare l'acqua. Vi costerà €1 ogni 5 minuti, quindi occorre un po' di tempo e qualche euro per ricaricare i serbatoi, ma il 90% delle stazioni di servizio ha questo tipo di possibilità. Ce n'è una molto buona vicino a Corraleco che invece richiede un solo euro. Con €1 potete caricare tutti i serbatoi che desiderate. La troverete subito all'uscita quando scenderete dal porto all'uscita per andare insomma verso sud. Adesso vi volevamo parlare un attimino della differenza tra Fuerteventura e Lanzarote in camper. Dopo vi faremo vedere appunto all'interno del camper le comodità che abbiamo grazie a Rent Camper Canarias, che ci ha dato l'opportunità di girare l'isola con questo magnifico mezzo. Abbiamo due isole molto vicine, quindi affittando il camper in un'isola potete anche andare a visitare l'altra con mezz'ora 40 minuti di traghetto.
La nostra scelta è stata prendere il camper a Lanzarote, quindi abbiamo fatto una settimana circa a Lanzarote, che è un'isola meravigliosa, stupenda, e dopo con il traghetto siamo venuti qua a Fuerteventura visitando spiagge del genere, visitando il Tindaya, che è una montagna al centro dell'isola molto carina e soprattutto molto energetica, perché è una montagna sacra, ha delle storie dietro molto interessanti. Tante sono le cose da vedere, anche antichi villaggi, paesi come l'Auliva, Antigua e altre cose. Quindi buona Fuerteventura in camper.